Buongiorno a tutti e benvenuti sul canale YouTube Sigfrido Mille Quadri. In questo video andremo a analizzare un'opera di René Magritte, pittore surrealista belga. Andiamo subito a scoprire il dipinto. L'Impero delle luci è, a mio parere, una delle opere più significative del XX secolo ed una delle più convincenti invenzioni di Magritte e del movimento surrealista. Questa potente immagine iconica che ci mostra un paesaggio avvolto dall'oscurità sotto un cielo diurno è stata ripresa diverse volte dal pittore. Nel video, dopo una introduzione generale sull'arte di Magritte, analizzerò una delle versioni più conosciute del dipinto, quella conservata a Venezia. A seguire vi presenterò alcune opere che potrebbero aver influenzato Magritte nella realizzazione di questo capolavoro ed in chiusura vi mostrerò altre versioni dell'Impero delle Luci. Partiamo da qualche informazione sull'opera. Il titolo, abbiamo detto, è L'Impero delle Luci, l'autore è René Magritte, pittore belga, l'anno di realizzazione è tra il 1953 e il 1954. L'ubicazione è la collezione Peggy Guggenheim a Venezia. Il quadro è un olio su tela e misura 195 x 131 cm. Prima di addentrarci nell'analisi del quadro, ritengo sia utile una breve introduzione all'arte di Magritte. Uno degli obiettivi dichiarati del pittore è quello di mostrarci il lato oscuro, nascosto, misterioso delle cose. Magritte ci invita ad andare oltre le apparenze. E come persegue questo obiettivo? Presentandoci dei paradossi percettivi e concettuali, accostando nello stesso quadro aspetti della realtà tra loro incongruenti, che ci spiazzano e che mandano in cortocircuito la nostra decodifica dei dati. Soprattutto nella fase matura della sua carriera, quindi nel secondo dopoguerra, Magritte utilizza una tecnica realistica molto oggettiva, lineare, quasi fredda e vicino all'illustrazione, che ha il merito di rendere più plausibile l'inganno. Noi riconosciamo nelle sue opere degli oggetti o dei paesaggi molto verosimili, riconosciamo una casa, un albero, una finestra, una pipa, per citare una delle sue opere più celebri, perché sono dipinte con grande realismo e si avvicinano al prototipo che noi abbiamo in mente. Se Magritte dipinge un albero, lo fa avvicinandosi all'idea più comune possibile che uno spettatore occidentale possa avere di un albero, ma proprio nel momento in cui riconosciamo la verosimiglianza di quanto rappresentato nel quadro per come lo conosciamo effettivamente nella realtà, scatta la trappola che Magritte ci tende attraverso accostamenti paradossali. Proviamo ad osservare l'impero delle luci. Noi vi riconosciamo una casa, le sue finestre illuminate, un lampione, degli alberi, un cielo azzurro con delle nuvole bianche. È tutto molto credibile. Ad un certo punto sentiamo che qualcosa non torna, perché la parte inferiore del quadro è ambientata di sera o addirittura di notte, quella superiore di giorno. Se isoliamo le due parti del dipinto, questo è ancora più palese. La parte inferiore del quadro è uno scorcio con una villetta. È sera, il lampione elettrico è acceso e da due finestre sulla sinistra filtra la luce che proviene dagli interni. Altre finestre sono invece chiuse. Sul prato davanti alla casa è posto un grande masso. Siamo davanti ad una rappresentazione che ci mostra una tranquilla serata durante la quale la vita scorre come sempre, senza sussulti. Se isoliamo invece la parte superiore del quadro, osserviamo la bella luce in pieno giorno di un cielo azzurro attraversato da alcune nuvole, delle nuvole bianche molto comuni, che Magritte inserisce per rassicurarci del fatto che è una normale giornata di bel tempo con qualche nuvola di passaggio. Torniamo ad una visione di insieme del quadro. La casa è circondata da alcuni alberi. Uno di questi svetta con la sua sagoma scura in controluce e sale verso il cielo. Vediamo quindi come Magritte porti un elemento di oscurità nella parte superiore del quadro. Allo stesso tempo Magritte, attraverso il lampione e le finestre aperte della casa, ha portato la luce nella parte inferiore. Ci troviamo quindi di fronte ad un dipinto che racchiude in sé gli opposti, il giorno e la notte, la luce e l'oscurità, che da una parte convivono e dall'altra si compenetrano.
Il momento di passaggio tra giorno e notte o notte e giorno, che secondo i ritmi naturali è dilatato nei minuti del crepuscolo oppure dell'aurora, che hanno durata breve ma comunque significativa, nel quadro invece scompare. Nell'unico istante fissato e dipinto da Magritte, gli opposti, giorno e notte, semplicemente convivono, coesistono. La forza del dipinto sta, a mio parere, proprio in questa visione totale. Magritte ci mostra quello che nessuna esperienza del reale potrà mai mostrarci. Piuttosto si avvicina al mondo onirico, dove le leggi naturali e della fisica vengono sconvolti e possiamo sperimentare le associazioni apparentemente più assurde. Come è arrivato Magritte a realizzare il quadro? Quali sono le sue ispirazioni? Vorrei mostrarvi prima un'opera giovanile del pittore e poi due quadri ottocenteschi. Il dipinto che vedete, realizzato da Magritte, si intitola Il veleno ed è antecedente di 15 anni L'impero delle luci, ma già porta in sé alcuni spunti che verranno sviluppati nel dipinto più celebre. L'opera ci mostra il profilo di alcune case immerse nell'oscurità, con delle finestre illuminate. Qui però, rispetto all'impero delle luci, il cielo sembra essere quello del crepuscolo. Notiamo infatti gli ultimi bagliori del giorno nella porzione più bassa di cielo, mentre in quella superiore si fa strada la notte. Oltre ad alcune luci artificiali che si sono accese nelle case, il pittore belga accende la notte sulle facciate. Ecco infatti apparire inaspettatamente una falce di luna ed un tappeto di stelle. L'effetto è tanto misterioso quanto poetico. La casa arancione, detta anche la casa cieca o la casa dei misteri, è uno splendido dipinto di William de Govdenunck, pittore belga. Il dipinto ebbe molto successo e sicuramente Magritte lo conosceva. Protagonista è una casa dal particolare intonaco arancio che spicca nel buio della notte. Il quadro ci mostra il fascino davvero particolare di una casa illuminata dalle finestre e circondata da alberi, un'atmosfera che ha attirato molti pittori. Le case acquisiscono tratti quasi antropomorfi, dove le finestre illuminate simbolicamente ne rappresentano gli occhi, l'anima. Anche il pittore inglese di epoca vittoriana John Atkinson Grimshaw viene considerato tra gli ispiratori di Magritte. Grimshaw ha realizzato numerosi notturni urbani che assumono un particolare fascino grazie alla presenza delle luci artificiali. Qui vediamo il dipinto intitolato Old Chelsea, che ci mostra uno scorcio cittadino con la luce che filtra tra le finestre. Prima di andare a scoprire altre versioni dell'Impero delle Luci, vorrei soffermarmi brevemente sul titolo stesso del quadro. I titoli in Magritte, per sua stessa ammissione, sono tendenzialmente fuorvianti e non descrivono esattamente quanto riportato nell'opera. È vero, il quadro ha la luce come protagonista, ma l'associazione tra opera e titolo si ferma qui. Così come Magritte ci invita ad andare oltre al significato che diamo normalmente alle cose che vediamo, così anche i titoli non vanno interpretati letteralmente, ma sono libere associazioni di parole. Sul piano cronologico, la prima versione dell'Impero delle Luci è questa che vediamo e risale al 1949. Il tema, rispetto alla versione della collezione Guggenheim che abbiamo visto prima, è sviluppato in senso orizzontale. Osserviamo infatti delle case su una strada, ma anche il lampione che sarà poi presente anche nelle successive versioni. Quella che osserviamo è la versione del Museo Magritte di Bruxelles. L'anno di realizzazione è il 1953-54. È molto simile alla versione di Venezia, con uno sviluppo verticale. Davanti alla casa, immersa nel verde, vediamo, a differenza dell'altra versione che abbiamo già esaminato, un laghetto sul quale si specchiano le luci artificiali movimentando la scena. La quarta e ultima versione che vi mostro è quella conservata al MoMA di New York ed è datata 1950. Anche qui notiamo come la prima versione del 49 è uno sviluppo orizzontale, con alcune case che si affacciano sulla strada, e anche notiamo la presenza di una strana struttura squadrata a sinistra, una sorta di torretta. Per chiudere questo video
sull'immagine della versione di Venezia riprendo le parole di Magritte che così parla della sua opera. Nell'Impero delle luci ho rappresentato due idee diverse. Il paesaggio fa pensare alla notte e il cielo al giorno. Trovo che questa contemporaneità di giorno e notte abbia la forza di sorprendere e di incantare. Chiamo questa forza poesia. Se avete gradito il video mettete mi piace e iscrivetevi al canale Sigfrido Mille Quadri. Leggerò e risponderò a tutti i vostri commenti. Grazie per la visione, al prossimo video.